Ciao viaggiatori! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi prendiamo e vi portiamo via con noi qui in Sicilia. E più precisamente trascorreremo 4 giorni nella meravigliosa San Vito Lo Capo e dintorni. Siete pronti a partire con noi? Partiamo! Prima tappa di questa 4 giorni qui a San Vito Lo Capo e dintorni è Segesta! L'ingresso al sito archeologico di Segesta costa 6 euro, per i bambini è gratis e c'è da sapere una piccola cosa sul quando si arriva, perché ci si può trovare un attimo spaesati, e se si arriva con il transfer come abbiamo fatto noi con l'autista si può arrivare direttamente, diciamo, alle porte del sito archeologico e accedere dopo direttamente alla biglietteria ed entrare. Invece se si arriva in macchina bisogna parcheggiare nel parcheggio che si trova un po' prima, qualche centinaio di metri prima, prendere la navetta e così poter accedere al sito. Il nostro viaggio qui nei pressi di San Vito Lo Capo è a maggio e vi consigliamo assolutamente di venire in questo periodo perché vi beccate la meraviglia della primavera. Siamo praticamente immersi in campi in fiore e inoltre se volete venire a Segesta venite presto la mattina. Noi siamo entrati praticamente subito alle 9 ed in effetti stiamo visitando il sito quasi da soli. Ok, visita al Tempio di Segesta terminata, però non termina qui la visita al sito archeologico perché manca la seconda parte e adesso scoprirete quale. La seconda parte del sito archeologico di Segesta è quello che vedete alle mie spalle, cioè il teatro. Accompagnando a San Vito, ma ci siamo dovuti fermare perché cosa sta attraversando? Viaggi di pecore, ma soprattutto guardate c'è il pastore in panda. No, fantastico! Bene, eccoci arrivati finalmente a San Vito Lo Capo. Eccoci qui, non vedevamo l'ora! Ci troviamo di fronte al nostro albergo, ovvero Ghibli Hotel. Eccoci arrivati nella nostra bellissima camera. Scusate le facce un po' provate, ma questa notte ci siamo alzati alle 3:30 per partire perché avevamo l'aereo che decollava alle 6. Ma niente paura perché l'hotel Ghibli ha esattamente la spa e il servizio in spiaggia. Dobbiamo solo scegliere cosa vogliamo, da cosa vogliamo iniziare. Ma iniziamo dalla pancia, perché adesso andiamo a mangiare dove? Al loro ristorante Profumi di Couscous. E Manina è pronto e sta uscendo dal bagno. Andiamo. Cioè, si vede che sono felice. Sto pranzando con i miei 2 uomini al sole tra gli alberi di limone. Stai piangere. E adesso assaporiamo la cucina siciliana. Bene, dopo esserci sfondati letteralmente di cibo e essere svenuti per un paio di orette in camera. Beh ragazzi, io vi vorrei far sentire questo profumo di mare che c'è su questo lungomare di San Vito che è spettacolare. Buongiorno, stanotte siamo praticamente svenuti dalla stanchezza e dalla sonno. Ora è ora di colazione, ci hanno detto che qui la colazione è veramente spettacolare e dopo si va alla mitica riserva dello Zingaro. Penso che la riserva dello Zingaro sia veramente uno dei posti più belli che ci siano in Italia, e anche se la giornata come oggi insomma è fatta di nuvoloni che gravitano sopra la nostra testa, però forse rende ancora più suggestivo il panorama. Adesso scendiamo in spiaggia.
adesso si fa il picnic spiaggia. Abbiamo appena lasciato la riserva dello Zingaro. Una cosa importante che non vi ho detto prima: la riserva dello Zingaro, non so se lo sapete, però ha praticamente due accessi differenti. Ce n'è uno sul versante, diciamo, di San Vito Lo Capo e l'altro dalla parte di Scopello. Oggi siamo andati da quello di San Vito Lo Capo, che è davvero davvero molto suggestivo, forse è il più bello dei due, anche perché insomma avete visto dalle immagini che cosa accompagna durante il viaggio. Alle mie spalle adesso invece c'è la tonnara del Secco, che è la tonnara di San Vito Lo Capo. È in stato di abbandono, si può parcheggiare la macchina e venirla a visitare, ed è stata una delle location delle prime puntate dell'Ispettore Tappano. At least that's what they say. And now it's over. And now it's over. Bene, non sazi della mattina alla riserva dello Zingaro, stiamo dedicando il finale di giornata alla spiaggia di San Vito Lo Capo. Siamo nel bagno dell'hotel Ghibli, quindi ci godiamo il tramonto e poi torniamo a Magnà. Siamo prontissimi per testare un nuovo ristorante, tutti bellini, carini, fantasticini. Questa sera testiamo un nuovo ristorante qua a San Vito Lo Capo, che è il ristorante Tannure. Iniziamo con un tripudio, soprattutto per Luca, di pesce freschissimo e crudo. Buongiorno, terzo giorno per noi qui a San Vito Lo Capo. Ieri sera super cena al ristorante Tannure, che si trova qui alle mie spalle. Questa mattina torniamo nel ristorante perché ci aspetta un fantastico show cooking. Andiamo! Siamo arrivati all'Hotel Tannure, siamo qui con lo chef Giuseppe Peraino e la collaboratrice Mariangela per vedere come si fa il couscous. Show cooking terminato, abbiamo scoperto i segreti che si nascondono dietro il couscous di San Vito Lo Capo. Torneremo tra meno di un'oretta a mangiare e adesso andiamo a fare due passi per San Vito Lo Capo. Voilà, il risultato del couscous che abbiamo fatto stamattina, ce l'ha fatto poi Giuseppe, non noi, ragazzi, è questo, e viene servito qui all'Hotel Tannure con il fritto misto di pesce e le mandorle. Vorrei che vi arrivasse il profumo. A grande richiesta di Manina abbiamo noleggiato un risciò. L'unico problema è che sono l'unica a pedalare. Il panorama è molto bello, però è molto faticoso. Continua la nostra giornata all'insegna della gastronomia più assoluta. Abbiamo il secondo show cooking della giornata, dove? Al ristorante Trinacria. Seconda cooking class qui a San Vito Lo Capo, siamo all'hotel ristorante Trinacria insieme allo chef Enzo e a Daniela, perché impareremo a fare le cassatelle salate a forma di spiga. Aperitivo time
sulla terrazza dell'hotel Trinacria. Dietro di me potete vedere il ben di Dio che ci hanno appena servito e adesso ce lo godiamo con 2 flute davanti al tramonto. Che bello! E voilà il risultato dello show cooking di oggi: cassatelle con sugo di pesce. Cena conclusa, ce ne torniamo in albergo mentre Manina e Deli cercano di giocare alla chiapparella. Ovviamente Manina sta vincendo clamorosamente, Deli è pure bloccata con la schiena. Va bene, delirio, buonanotte. Buongiorno, quarto e ultimo giorno qui a San Vito Lo Capo. Adesso andiamo a fare una visita al porto Porticciolo, insieme a Giuseppe del ristorante Rais, che ci farà capire un pochino come funziona tutta la pesca eccetera. Insomma, vediamo, andiamo su. e ora pranzo A Rais. sono arrivati gli antipasti e sono qualcosa di spettacolare. Guardate che Super guarnizione, particolari. cioè è veramente un dispiacere rovinarli mangiandoli. Esatto. Ragazzi, ho un problema, abbiamo ordinato la cheesecake ma era talmente buona che l'ho azzannata. Il problema è che hanno portato una cheesecake, a Manina piace un sacco, a Luca piace un sacco, a me non ne danno neanche una. È una gara, quindi non ho fatto in tempo a fotografarle. Guardatele questa. Ormai siamo quasi barcollanti, claudicanti dal cibo ingerito, veramente. Buonissimo, ragazzi, stiamo mangiando veramente squisito. in maniera divina, impressionante come in un paesino piccolo come possa essere San Vito Lo Capo ci siano così tanti ristoranti di altissimo livello. E adesso? Niente, andiamo a vedere la spa dell'hotel Ghibli e poi andiamo verso l'aeroporto. Legs they freeze us in fear. We got time after. Il nostro soggiorno a San Vito Lo Capo sta terminando, abbiamo salutato San Vito Lo Capo, ora siamo in direzione aeroporto, però stiamo facendo un po' di soste per scattare un po' di foto perché le location sono veramente spaziali, sono veramente fantastiche, tipo quello che è alle mie spalle, guardate. Ci troviamo in aeroporto e termina qui la nostra fantastica esperienza in Sicilia. Nel box qui sotto vi mettiamo tutti i partner con i quali abbiamo collaborato e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!